Esercizi per i mignoli, ne abbiamo? Seguimi fino alla fine di questa pillola e ne avrai ben 14 per esercitarti e trarne il massimo beneficio. Ciao, sono Emanuela e sono una clarinettista professionista. Mi occupo essenzialmente di didattica con percorsi anche di coaching per musicisti. Le mie lezioni sono rivolte a persone che vogliono imparare a suonare da zero oppure che già suonano e vogliono approfondire tematiche nel campo della tecnica strumentale, del jazz e dell'improvvisazione. Iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle nuove uscite e i contenuti esclusivi. Oggi parliamo di due dita piccole che abbiamo sia nella mano destra che in quella sinistra, ossia i mignoli. Nel clarinetto i mignoli fanno un super lavoro e bisogna considerare anche il fatto che sono dita che non hanno tanta forza, quindi è molto utile tenerle allenate per avere i massimi risultati sulla tecnica e sulla velocità. Come tutte le cose, quindi occorre tenerle esercitate e per farlo ci si può avvalere di alcuni esercizi specifici. In questo caso mi sono ispirata ad un antico metodo per clarinetto che si usava in conservatorio ed era stato scritto da Closet. Closet, che di nome faceva Jacinthe Léonore, era un insegnante e clarinettista molto noto che ha operato in Francia alla fine dell'Ottocento. Curiosità: pur essendo un clarinettista, fu uno dei primi a scrivere didattica ed esercizi per sax, strumento che era nato fra l'altro da pochissimo tempo. Ho creato un PDF con 14 esercizi per i mignoli che troverai in descrizione di questo video e sono alla portata di tutti e condivisi gratuitamente. Ti basta cliccare e scaricarlo. Tutti e 14 tutti i giorni? No! Ne facciamo uno al giorno fatto per bene. Adesso vediamo come. Un esercizio al giorno toglie i problemi di tecnica di torno, meglio delle mele. Come esempio prenderò il primo esercizio che lavora su alcune note, nello specifico Mi, Fa diesis e Sol. Raccomandazione numero 1. Tieni avambracci, polsi e dita morbidi, rilassati ma agili, che a volte capita di vedere persone che sono lì che fanno un po' di fatica. Questa tensione fisica si va a ripercuotere in problemi tecnici, quindi tecnica lenta, scatti nella tecnica, e questa non è una buona cosa. Le dita devono essere sempre agili e veloci ma rilassate. Inoltre è molto importante tenere i mignoli in maniera ergonomica. Cosa vuol dire? I mignoli già sono dita deboline di loro e quindi è utile tenerle in posizioni ergonomiche. Cosa vuol dire? Non troppo distese, ma tenerle leggermente in verticale rispetto alla chiave, perché in verticale lavorano meglio e hanno più forza. Raccomandazione numero 2: non fare troppo movimento con le dita. Cosa vuol dire? A volte capita che le persone hanno problemi tecnici perché alzano 4 metri le dita quando suonano. Questa cosa non funziona, non può funzionare, perché se c'è troppa distanza ovviamente il tempo di azione del dito cambia e diventa maggiore. Quindi dita sempre vicine alle chiavi. Raccomandazione numero 3: guarda l'esercizio prima visivamente, senza strumento, e decidi se usare posizioni di destra o posizioni di sinistra. Nello studio della tecnica sarebbe l'ideale usare sia la destra che la sinistra se possibile. Per esempio nell'esercizio numero 1 possiamo usare entrambe le posizioni per fare il Fa diesis. L'esercizio numero 1 fa così. In questo caso io ho utilizzato la posizione del Fa diesis perché l'esercizio fa Mi, Fa diesis, Sol, Fa diesis, Mi. In questo caso ho utilizzato la posizione del Fa diesis con la destra, ma posso sviluppare tranquillamente l'esercizio anche con la sinistra, però in questo caso devo prendere il Mi con la destra, quindi faccio destra-sinistra. Un piccolo segreto: quando usi la destra ovviamente non puoi fare la seconda nota con la stessa destra, quindi è sempre destra-sinistra, destra-sinistra, oppure sinistra-destra, sinistra-destra. Quindi se volessi fare l'esercizio utilizzando l'altra posizione dovrò andare a prendere il Mi con la destra, che è un pochettino più scomodo, però ai fini tecnici è molto utile da fare. Vediamo come. In
questi esempi sto utilizzando un pochino più di spazio nelle dita per fartelo vedere, però quando li faccio veloci le dita sono ben raccolte. Punto numero 4. Punta alla precisione e non alla velocità. Sì, lo so, dice vabbè, ma sono esercizi tecnici, bisogna farli veloci. Sì, alla fine verranno veloci senza alcun tipo di problema, però per studiarli bisogna farli precisi, lenti. Uno dei miei maestri mi diceva: se diviene preciso lento, diviene preciso anche veloce. Solo che studiare lento sappiamo che è un pochettino noioso e quindi tante volte si cerca di evitare. Bisogna invece essere molto scrupolosi e studiare per bene. Per bene è una delle parole più frequenti che i miei allievi sentono. Studia questo per bene, fai questo per bene, insomma è un'ossessione sto per bene. Un'idea di approccio allo studio potrebbe essere per esempio di studiarlo a crome, lentamente, in questo modo. E andare successivamente ad incrementare di 2-3 tacchette alla volta la velocità fino a raggiungere una velocità che non deve essere esagerata, ma deve essere precisa. Quindi se io arrivo a farlo molto veloce ma poi non è preciso, non è questo lo scopo dell'esercizio, ma occorre farlo alla massima velocità possibile, controllando, dominando e in precisione. Negli esercizi ti ho messo 2 bellissimi ritornelli, così lo puoi fare un po' di volte. Anche se è scritto una sola riga, tu lo puoi fare 5, 6, 7, 10, 12 volte, quello che occorre. Mi raccomando, ricordati che la fretta è la tua peggior nemica, è la lentezza che ci salva, sempre, soprattutto in questo mondo frenetico e caotico in cui stiamo vivendo. Quindi un piccolo passo ogni giorno con questo tipo di esercizi ti aiuteranno ad andare avanti con la tua tecnica, a migliorare la flessibilità, la forza e la precisione dei mignoli e a suonare molto meglio. Il clarinetto è uno strumento che tecnicamente cammina molto e ha delle indubbie difficoltà di approccio, quindi è molto importante avere una buona impostazione anche a livello come tengo le mani, come tengo il corpo, perché a volte ci sono persone che suonano abbastanza bene ma poi si bloccano davanti a un passaggio complesso con tante note. Questo dipende dal fatto che non è che loro non sono capaci di fare quel passaggio, ma solamente perché magari hanno piccoli difetti di postura che in una semplice lezione da 30 minuti si potrebbe risolvere per sempre. Quindi è un vero peccato avere un problema e non risolverlo quando magari risolvendo quella cosa si potrebbero avere maggiori risultati, suonare con più gioia e più fluidità. Ricordo che tratto questo tipo di argomenti avanzati nelle mie lezioni una tantum, che sono delle lezioni che lavorano ad obiettivi. Quindi spesso faccio lezione anche a persone che già studiano con altri insegnanti o che suonano e vogliono approfondire alcune tematiche, facendo delle semplici lezioncine da 30, 45, 60 minuti lavorando ad obiettivi con risultati immediati e certi. Sono sicura che questo contenuto ti sarà utile. Ricondividilo con i tuoi amici musicisti e io ti do appuntamento alla prossima pillola di clarinetto. Ciao ciao!